Hai già provato l'ultimo nato di casa OHM? L'iSteady M6. Ma è appena uscito! Ma cosa c'entra? Ho avuto la possibilità di testare questo gimbal per smartphone e ti posso garantire che è fantastico e ha delle caratteristiche che lo rendono unico nel suo genere. Si tratta di un gimbal stabilizzato su 3 assi con display OLED che pesa soltanto 551 grammi e ha un carico utile di 400 grammi, è una cosa incredibile. Questo lo pone una spanna sopra i suoi competitor perché ti consente di poter utilizzare il tuo smartphone con filtri aggiuntivi o anche di non bilanciarlo propriamente e comunque funziona senza risentirne. Ciononostante conviene sempre cercare di bilanciarlo correttamente perché se portiamo a sforzare meno i motori la batteria dura giustamente di più. La batteria dura infatti 18 ore se ovviamente lo utilizziamo perfettamente bilanciato e si ricarica in 3 ore. La durata della batteria può scendere sulle 6-8 ore se teniamo la luce accesa e il sensore di tracking ad intelligenza artificiale. Vediamo quindi questa meraviglia di tecnologia. Si tratta di un modulo magnetico che posso installare sia in modalità selfie che fronte mondo. Contiene un faretto LED e un sensore che insegue il soggetto sfruttando l'intelligenza artificiale. La cosa fantastica è che ti consente di essere inseguito dal gimbal senza dover dipendere da nessuna app, come invece fanno altri gimbal della concorrenza. Questo ti permette di usare il programma che più ti piace per riprenderti, sia esso quello nativo oppure professionali come Filmic Pro. Basta accenderlo e quando fai il segno OK, lui inizia a seguirti e quando fai il segno di Alt, lui si ferma. Ma non è tutto, di solito le app che effettuano il tracciamento ti posizionano al centro dello schermo, che non è proprio il massimo come inquadratura, e che ti obbliga poi in fase di post-produzione a rinquadrarti per avere una posizione più consona. Questo modulo invece ti consente con questo gesto di entrare in modalità apprendimento e riposizionarti sullo schermo dove meglio ritieni idoneo e poi riproponendo lo stesso gesto il sensore memorizza la posizione e da questo momento in poi lui ti inquadra tenendoti in quella posizione. È secondo me una cosa fantastica. Oltre a questa caratteristica, se utilizzate l'app nativa del gimbal OHM Joy è possibile effettuare 2 tipi di tracciamento differenti rispetto ai visi o rispetto agli oggetti. Per questi ultimi è sufficiente disegnare col dito un rettangolo intorno all'oggetto che volete inseguire e da quel momento in poi viene agganciato e tracciato. Per quanto riguarda i visi, la cosa che mi ha stupito è che il soggetto viene agganciato in automatico e nel momento in cui si volta ad esempio di spalle il tracking si interrompe, ma quando di nuovo torna visibile il tracking riparte e lo riaggancia subito. Ma vediamo come sia facile calibrarlo. Prima di tutto è necessario decidere se volete effettuare riprese in orizzontale o in verticale perché bisogna eventualmente cambiare posizione al supporto. Ma la cosa interessante di questo gimbal è che se anche io decido di effettuare riprese in orizzontale posso temporaneamente passare in questo modo in modalità verticale. Questa caratteristica è notevole secondo me. Comunque una volta posizionato lo smartphone e sganciati gli assi principali, faccio in modo che sia bilanciato in orizzontale muovendo le guide e con quest'altra leva posso bilanciare quest'altro asse per fare in modo che sia bilanciato anche in questa posizione. Fatto! La cosa eccezionale che non ho mai visto prima in altri gimbal è che questo bilanciamento che avete fatto può essere mantenuto nel momento in cui vado a riporlo nella sua valigetta. Questa è la prima volta che lo vedo, mentre con gli altri gimbal dovevi sempre ristarare la posizione per farlo stare all'interno del suo alloggiamento. Quindi bravo OHM, scelta vincente. Vediamo ora tutte le funzionalità che ho trovato veramente incredibili in questo gimbal e che ne fanno la differenza rispetto ai concorrenti. Se avete uno smartphone relativamente piccolo, quindi non il mio è un iPhone 12 Pro Max, quindi penso uno dei più grandi e più pesanti, potrebbe essere che con la telecamera grandangolo venga inquadrata anche parte del braccio del gimbal stesso ed è una cosa antipatica che succede peraltro anche con gli altri gimbal. Ebbene, come hanno risolto quelli della OHM questo problema? Schiacciando 4 volte questo pulsante il gimbal inverte la posizione e porta il braccio dietro. In questo modo davanti non ho più nulla che ostruisca la visuale. Se schiaccio nuovamente 4 volte il gimbal torna nella posizione di partenza e migliora ovviamente la visuale dello schermo. Questa è una cosa incredibile. Qui a lato 2 pulsanti A e B che mi consentono di memorizzare 2 posizioni differenti del gimbal per poi far passare dall'una all'altra da 1 a 60 minuti, impostabili all'interno dell'app OHM Joy. A cosa servono? Per realizzare degli hyperlapse panoramici. Per cui ad esempio ho il gimbal in questa posizione, tengo premuto il pulsante A finché emette un suono. A questo punto ho cambiato posizione, tengo premuto il pulsante B. Se io premo il pulsante A
il gimbal va velocemente in posizione A, se premo il pulsante B va velocemente in posizione B e se faccio doppio clic invece comincia la rotazione nel tempo predeterminato, quindi da 1 minuto a 60 minuti. In questo modo io posso realizzare gli hyperlapse che seguono questo tipo di tracciato. La cosa bellissima è che questa funzione, per cui io posso impostare i 2 punti, è indipendente dall'app che utilizzo, perché viene memorizzata all'interno del gimbal e quindi io posso usare l'app preferita per realizzare l'hyperlapse. Questa rotella consente di variare la messa a fuoco e funziona purtroppo solo con l'applicazione OM Joy, mentre se la premo 2 volte allora può agire sul rollio in questa maniera. Premute 3 volte mi consente di variare la modalità del LED. Infatti questo LED può lavorare in modalità CCT, dove io posso variare la temperatura della luce, oppure in modalità RGB, dove io posso cambiare il colore. Tenendola premuto a lungo si accende la luce. In questo momento è in modalità CCT, se ruoto posso farla diventare più calda o più fredda. Viceversa, se passo in modalità RGB invece, ruotandola cambio i colori. Premendo una volta passo invece a regolare l'intensità luminosa e tenendola premuto di nuovo la spengo. Anche questa funzione può rivelarsi veramente utile per creare scene ambientate in modo molto particolare. Il pulsante di accensione, se tenuto premuto per 3 secondi, consente di accendere o spegnere il gimbal. Se invece lo premo 2 volte porto il gimbal in modalità standby e schiacciandolo una volta ancora ritorna in modalità attiva. Se il gimbal è spento e lo premo una volta, posso vedere lo stato di carica delle batterie. Anche questa è una funzione che molti gimbal non hanno ed è una funzione che secondo me è molto utile. Il pulsante M consente di cambiare la modalità di stabilizzazione. Attualmente io sono in pan follow, dove sono bloccati gli assi relativi al rollio e all'inclinazione. Se lo premo una volta passo in modalità pan tilt follow, quindi è bloccato solamente il rollio. Premendolo ancora passo in modalità lock, tutti gli assi sono bloccati, quindi il gimbal è completamente fermo, anche se io giro più volte la base non cambia posizione. Un'ulteriore volta passo in modalità point of view, quindi mi consente di assorbire in modo morbido tutti i movimenti lungo tutti gli assi. Se schiaccio 2 volte torno alla funzione precedente e così via. Premendolo 3 volte passo alla modalità Inception, altrimenti conosciuta anche come Vortex Mode 1, 2, 3, dove il gimbal inizia a fare rotazioni oltre i 360 gradi e mi consente quindi di effettuare queste riprese molto particolari. Continua la rotazione all'infinito finché non premo 2 volte il pulsante anteriore che mi riporta in posizione di partenza. È presente anche il joystick che consente di cambiare la posizione del gimbal, oppure posso muovere per 2 secondi, tenere nella nuova posizione se in lock mode e il gimbal mantiene la posizione che io ho impostato. 1, 2, doppio clic il pulsante anteriore e torna in posizione di partenza. Premendolo 5 volte eseguo l'autocalibrazione del gimbal. Premendolo 7 volte posso abbinare questo gimbal al controllo remoto che viene venduto separatamente e che io non ho, quindi non posso farvi vedere. Premendo 9 volte disassocio il controllo remoto dal gimbal. Infine, se lo tengo premuto per 5 secondi mentre spingo verso l'alto il pulsante di zoom, resetto il Bluetooth e quindi disassocio questo gimbal dallo smartphone per poterlo associare a un altro smartphone. Ora veniamo al pulsante anteriore. Abbiamo già visto che premendolo 2 volte riporto il gimbal in posizione di partenza. Se sono in modalità pan follow e tengo premuto il pulsante, passo in modalità sport e quindi il gimbal asseconda velocissimamente tutti i movimenti. Premendolo 3 volte il gimbal gira di 180 gradi, quindi mi permette di riprendermi altre 3 volte e torno in posizione di partenza. 4 volte avete visto che passa alla modalità wide, per cui vado a togliere i bracci del gimbal da davanti alle telecamere, 4 volte torno in posizione originaria. Premuto 2 volte, tenendo premuto, passo temporaneamente alla funzione lock. Lasciando andare torno alla funzione precedentemente impostata. Qui dietro invece abbiamo il pulsante di zoom che funziona purtroppo solo con l'app nativa, quindi OM Joy, e oltretutto serve per zoomare con la telecamera che in quel momento io ho attivo. Purtroppo non permette zoomando di passare alla telecamera successiva se io ho più di una telecamera. Questa è un po' una pecca e spero che in futuro a livello di software possano migliorarla. Il pulsante di scatto, solo con l'app nativa OM Joy, se premuto per metà, proprio come le macchine fotografiche, consente di mettere a fuoco senza far avviare la registrazione. Premuto invece a fondo consente o di scattare una fotografia o di avviare o interrompere una registrazione video. Premuto 2 volte permette di passare dalla modalità fotografia alla modalità video nell'app nativa OM Joy e premendo 3 volte passo dalla fotocamera interna a quella esterna e viceversa. Altra cosa interessante è che
in questa posizione, qua sul braccio e qui, ho 3 fori filettati a 1/4 di pollice che mi consentono di poter aggiungere accessori come microfoni esterni o luci aggiuntive. Infine, qui è presente una presa USB-C per caricare il gimbal e qua sotto è presente una presa USB-C invece per caricare lo smartphone. Ovviamente in modalità panorama non è possibile accedere al connettore di carica, ma se l'avessi in posizione verticale può funzionare, oppure anche se ho il gimbal spento io posso separatamente collegare il mio smartphone e caricarlo utilizzandolo quindi come un power bank, e questa è una funzionalità molto interessante. Credo di averti illustrato tutte le funzionalità di questo gimbal che ritengo essere veramente eccezionale, e l'app OMJoy ha tutta una serie di funzionalità per eseguire fotografie, video, hyperlapse, timelapse e tanto altro ancora che non vi sto a illustrare in questo video, ma se siete interessati lasciatemi un commento e sarà un piacere realizzare un video solo ad hoc su come funziona la sua app. Altra cosa fantastica è che questa app è gratuita e può funzionare indipendentemente dal gimbal, per cui potete anche scaricarvela e utilizzarla da sola per effettuare i vostri video, ed è un'app con tante funzionalità molto interessanti. Se ti è piaciuto questo video premi mi piace e iscriviti al canale attivando la campanella, così verrai avvisato ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. Ciao e buona giornata! Hai finito? Sì, perché? Allora questo me lo prendo io.